Eccoci qui, cari naviganti, per addentrarci nel piano di Innistrad Crimson Vow, in cerca di qualche leggendaria interessante che possa permetterci di costruire una nuova build, in grado di farci divertire e, perché no, permetterci di strappare qualche vittoria. Se in questo piano di Innistrad il focus questa volta è concentrato sui vampiri, la nostra scelta in questo caso si concentra sui colori Izzet, un colore non certo in linea con questa tribe, preferendo qualcosa di più esotico e intrigante, almeno a giudicare il concept di questa leggendaria. Una creatura tormentata da strane presenze, dalle quali attinge un'improbabile capacità di prevedere il futuro, o chissà quali altre strane alchimie con cui governare, dal suo letto incatenata alla spalliera, i tavoli da gioco delle DH. Questa volta vi parleremo di Erut, Tormented Prophet. Siamo di fronte a una leggendaria che pesca a piene mani un concetto che si sta facendo largo da qualche anno tra l'abilità del rosso, l'Impulsive Draw, una meccanica che, esiliando una carta dal grimorio, se ne ha accesso per un cast immediato, ma andiamo con ordine analizzando le sue caratteristiche. Con 3 mana, uno generico e 2 specifici, uno blu e uno rosso, abbiamo un mago umano con forza 2 costituzione 4, che presenta un'unica abilità, parecchio intrigante. La sua abilità recita: se stai per pescare una carta, esili invece le prime 2 carte del tuo grimorio, puoi giocare quelle carte in questo turno. Ci troviamo di fronte a un'abilità tanto semplice quanto spiazzante. Sulla carta raddoppiamo letteralmente le carte che potremo pescare, scontando però il fatto di doverle castare subito nel turno, renderle visibili agli avversari, creando una situazione rischiosa e allettante allo stesso tempo. In questi colori avremo accesso a una marea di strumenti che potrebbero beneficiare di questa abilità, molto più di quanto visionata in un'altra leggendaria stampata recentemente, Prophet Tomebound, senza contare che qui l'effetto si attiva ogni volta che pescheremo nuove carte. Un plus che può ingolosire più di un giocatore, a patto di non intraprendere la via di questa Erut Tormented Prophet senza le giuste precauzioni, altrimenti presto o tardi potreste impazzire. Vista la particolarità racchiusa in questa Erut Tormented Prophet, è facile immaginare come sfruttare in maniera smodata la sua abilità, abusando dei molti strumenti che sono presenti nel suo color pie, adatti a pescare e conseguentemente a raddoppiarne gli effetti. Pensiamo banalmente a Sensei Divining Top e Brainstorm per capire quanto possa essere potente convertire ogni singolo effetto di card draw in un doppio esilio, generando un value impressionante per accedere in fretta a buona parte del nostro grimorio. Il rovescio della medaglia è l'esigenza di castare subito quello che esiliamo, altrimenti lo perderemo inevitabilmente, senza trarne troppi benefici. Per fortuna, con carte come Jeska's Will, avremo accesso a molto mana in fretta per abusare subito di questo vantaggio. Potremmo anche puntare su qualche effetto, come nel caso di Knowledge Pool, per scombinare le giocate dei nostri avversari, senza trarne alcun impedimento, visto anche la modalità con cui abbiamo accesso a questo vantaggio, che ci lascia la mano visibile a tutto il party. Un altro piano di gioco possibile passa per carte come Tassas Oracle e le meccaniche di Automil, che qui troveranno ancora più rapidamente una soluzione, visti gli effetti del generale, nel raddoppiare nei fatti le pescate e l'accesso al nostro grimorio. Elementi per migliorare l'abilità del comandante, pensiamo ad esempio all'Amulet Archive, sono veramente molti e non faticheremo a ottimizzare tra il 99 e tutte le tech necessarie per una build veloce e divertente, anche se con qualche rischio da affrontare. È chiaro che per dare valore all'abilità di Erut Tormented Prophet dobbiamo sfruttare i vari elementi nei colori Izzet che ci danno accesso a pescate aggiuntive, ma su questo fronte potremo dormire sonni tranquilli. Immaginate il vantaggio offerto da creature come Jorian Ruindeaver per capire come orientare un archetipo infarcito di magie economiche per ottenere un plus in fase di accesso a risorse inimmaginabile persino in questi colori. Pensiamo a tutti gli effetti di Carcellation come Fatalist Looting, Desperate Ravaging e Careful Study e capite bene quante carte potremo esaminare con il loro semplice cast, passando da 2 carte a ben 4 di loro accessibili in un colpo solo. Tutto quello che poi riesce ad aumentare le pescate con poco mana, come nel caso di Treasure Cruise, ci offre un vantaggio ancora maggiore, abusando della nostra propensione a riempire il cimitero in fretta di tutte le carte che non riusciremo a castare a fine turno. Per questo motivo non è male utilizzare carte con l'abilità Flashback, come nel caso di Econ Eons, così che si possa comunque sfruttarne anche dal cimitero, nell'eventualità che alcune di loro finissero inutilizzate prematuramente nel nostro processo di ricerca spasmodica. Chiaramente tutte le meccaniche in grado di farci scartare la mano pescando nuove carte tra Wheel of Fortune, Valaquan Awakening e Jace Archivist qui acquistano un valore immenso, raddoppiando il numero di carte visibili in un colpo solo. E poco importa se in queste attività perderemo le carte che avremo in mano, visto quanto possiamo ottenere dal generale, che sarà capace di valorizzare magie come Dangerous Voyager, Curse of Objection e Breakthrough, spesso dimenticate nei nostri raccoglitori e che qui acquistano un valore immenso. In questa smania di pescare, accedendo sempre con più consistenza nel nostro grimorio, non sarà male inserire qualche effetto di copia delle magie, con Thousand Year Storm, Bones Round e Dualcaster Mage, che ci permetteranno di raddoppiare in tutti questi effetti.
Un'altra carta golosa per questo specifico gameplay è sicuramente Past in Flames, che ci darà nuovamente accesso a tutte le magie finite nel cimitero, dandoci modo di valorizzare quello che ci garantirà una delle nostre chiusure, in particolare quelle di Automill. Non abbiamo però esclusivamente questa modalità per vincere le partite, visto che abbiamo dalla nostra carte come Mind's Desire e Grape Shot, che con la loro meccanica Storm ci possono offrire, se caricata a dovere, così tanti vantaggi da permetterci più di un risultato positivo. Se da un lato non sarà affatto difficile sfruttare al meglio Aero Tormented Prophet e la sua particolare abilità, dall'altra il vincolo di giocare nel turno tutte le carte che esilieremo non è affatto facile da superare, quindi dovremo dotarci di diverse tech per sopperire a questo problema. Fondamentale sarà acquisire più mana possibile, soprattutto nei primi turni, ecco perché tutti gli accelerini presenti nel rosso tra Pyretic Ritual, Seeding Song e Mana Geyser saranno fondamentali per aumentare la nostra sete di risorse, così da soddisfare più cast possibili. Un'altra tech utile per la nostra fame di mana arriva con i tesori e con carte come Storm King Artist, Birgi God of Storytelling e la sua controparte Arfeng Horn of Bounty, capaci di garantirci un numero adeguato di questi token per turni esplosivi in cui chiudere i giochi. Analogamente anche High Tide e in generale tutte quelle tech che vi permettono di stappare nelle nostre terre ci faranno molto comodo per massimizzare l'accesso al nostro grimorio, visto che non sarà difficile trovarci a dover castare molte carte esiliate in un solo turno. Un'altra scorciatoia per aumentare le possibilità di cast delle nostre carte arriva con Vadrik, Astral Archmage, Chief of Compliance e Goblin Electromancer, carte che possono ridurre il costo di lancio delle magie, così da ottimizzare le mana a disposizione. A queste carte va sicuramente aggiunta Sage of Beyond, che sembra fatta apposta per il gameplay proposto dal generale, andando a ridurre di ben 2 mana generici il costo di lancio di tutte le magie che casteremo dal nostro esilio forzato. Altra tech molto carina arriva con Runaway Steam King, che potremo caricare facilmente con il cast compulsivo delle nostre magie rosse, ottenendo nel processo nuovo mana, da poter spendere per altre magie in un loop potenzialmente molto intrigante. Abbiamo già accennato al potenziale ottenibile dai generatori di tesori, ma ci sono due carte, Browse Bounty e Docksized Extortionate, che se ben sfruttate ci possono dare accesso a un value enorme, tutto in un colpo solo, così da poter sfruttare chiusura al fulmicotone tra i nostri avversari increduli. Ci si apre un mondo tutto nuovo con questa Aero Tormented Prophet, pieno di possibilità e di opzioni, ma bisognerà calibrare tutto al meglio se non vogliamo rimanere inchiodati al letto, o meglio al palo, come il nostro povero mago umano. Se le finalità della nostra Aero Tormented Prophet sono piuttosto chiare, lo è molto meno come costruire una build che massimizzi, in modo equilibrato, le varie esigenze che devono sostenere i diversi strumenti di card draw a elementi che ci possono fornire molto mana. Ci sono però alcune carte peculiari, come Possibility Storm, che ci possono offrire un approccio alle partite ostativo per gli avversari, dandoci modo a nostra volta di giocare in tutta tranquillità, eludendo i vincoli di questo incantesimo con l'abilità del generale. Altra carta golosa arriva con Will Magic Sorceress, che abbinerà alle nostre magie, sempre castate dall'esilio, l'abilità Cascade alla nostra prima magia, per un vantaggio soprattutto in late game con le nostre magie più costose, molto intrigante da sfruttare. Una carta che ci può dare una grossa mano per ampliare gli effetti di Aeroth è l'Eline of Anticipation, che convertirà tutto quello che ha velocità, stragoneria in magia istantanea, con tutta una serie di benefici indotti che ci permetteranno maggiore reattività o anche solo l'accesso a più carte, anche nei turni avversari. Per massimizzare la nostra sete di mana, prendete in seria considerazione la combo composta da Dramatic Reversal e Zongon Scepter, che con un buon numero di sassi dal nostro lato del campo ci darà modo di avere accesso a mana infinito e quasi certamente anche a una chiusura. Questo gameplay soffrirà molto le interazioni, soprattutto i counter, ma con l'Air, Discipline e Droned avremo modo di mitigare queste minacce, lasciandoci campo libero per castrare le nostre bombe indisturbati, visto che avremo di fatto la mano scoperta. Anche Mixis Mastery ci dà una maniera per valorizzare quello che non abbiamo sfruttato a inizio partita, soprattutto se costa troppo mana, dandoci accesso a tutto il cimitero se avremo mana sufficiente per lanciare questa magia per il suo costo di overload. Con buona parte della nostra lista concentrata sugli istantanei, avremo sicuramente bisogno di carte come Yampi Pyromancer e in generale di tutti quei generatori di token che producono pezzi con le magie, così da sopperire alla scarsità di creature che avremo dal nostro lato del tavolo. E per offrire un ulteriore sbocco al nostro piano di gioco, sarebbe interessante introdurre dei ping effect con Good Snipe o Fireburn Archer, così da avere una chiusura alternativa, convertendo il cast delle nostre magie in danni a tutto il party. Per concludere, una carta ormai irrinunciabile per tutte quelle strategie che tendono a riempire il cimitero in fretta è Underworld Breach, che ci offrirà su un piatto d'argento un turno esplosivo in cui massimizzare il mana e le magie a disposizione. Passiamo ora ad analizzare i pro e i contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo mago umano.
Ci troviamo di fronte a un nuovo giocattolo che sfrutta il concetto dell'impulsive draw, anche se in maniera più consistente, con potenziali impieghi e varie possibili chiusure, permettendoci di costruire diverse build attorno a concetti anche diversi tra loro, con un unico generale. Poter avere accesso a più carte con i medesimi strumenti ci darà modo di costruire delle meccaniche Spacelinger solide e convincenti, con una pletora di potenziali chiusure e un'esplosività senza pari, sfruttando appieno questo particolare comandante. Anche sul fronte dell'automille e delle meccaniche ad esse collegate non saranno difficili da mettere in pratica, visto che ogni elemento di card draw accessibile per i colori IZ verrà raddoppiato dall'abilità di Erut, che non vede l'ora di farci accedere a tutto il grimorio. Chiari vantaggi di un approccio al gioco rapido e spumeggiante lo sono meno i malus da affrontare, a partire dal mostrare costantemente le nostre possibili giocate a tutti gli avversari, subendo i counter in maniera molto maggiore rispetto alle strategie degli opponenti. Altro aspetto negativo è rappresentato dall'accesso al mana, spesso difficile in questo color pie, che cozza con la nostra necessità costante di castare molte magie, soprattutto in un turno, per ottenere il massimo dal nostro generale. Infine, per beneficiare al meglio di determinate carte, la presenza del generale in campo è fondamentale, anche se certe scelte dipenderanno dal game plan scelto per la nostra build, che in alcuni casi può mitigare questa esigenza specifica. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto alla nostra Erut Tormented Prophet, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, anche rispetto ai vari test che abbiamo condotto intorno a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 8, non tanto per la bontà dell'effetto proposto da questo generale, ma dall'obbligo di mostrare in anticipo le nostre carte, che potremo castare grazie alla sua abilità, scoprendoci il fianco ad avversari sempre pronti a counterare le nostre giocate migliori. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.